parliamo di Microsoft e Sedapta, questa partnership che ormai va avanti da un po' di tempo. Voi sapete che negli ultimi tempi Microsoft è stata molto focalizzata sui temi cloud e a volte ci siamo dimenticati di guardare i sistemi informativi dei plant. Diciamo che Sedapta ci ha aiutato a ricordare che forse questo era un punto d'attenzione molto importante e devo dire che stiamo lavorando attivamente ormai da 2 anni, almeno da 2 anni. Quasi tutti i manifatturieri hanno smesso di lavorare make to stock e si sono messi a lavorare configure to order. Quindi, mentre se io lavoro make to stock posso fare la pianificazione una volta all'anno, 2 volte all'anno, mettere i prodotti finiti al magazzino e aspettare che qualcuno me li venda, se io lavoro configure to order devo continuamente, settimanalmente o addirittura in certi casi, nel caso dei freschi, giornalmente, ripianificare quello che faccio sulla base di una serie di what if. Prendiamo il caso del fashion, che è un caso tipico. Una volta c'era la collezione estiva, c'era la collezione invernale, sulla base dell'andamento delle sfilate si decideva cosa produrre, si produceva, si metteva nei negozi e si aspettava di venderle. Oggi aziende come Zara, ma ormai come tutte, noi serviamo Fendi, ne serviamo tante, decidono giornalmente sulla base dei ritorni che arrivano dai negozi sparsi per il mondo che cosa si sta vendendo, che cosa non si sta vendendo e sulla base di quello ripianificano la produzione. L'83% delle aziende manufatturiere non vogliono più vendere prodotti, ma vogliono iniziare a vendere servizi. Un esempio è Rolls-Royce. Non vendono più il motore dell'aereo, ma un motore as a service. Quindi che in base ai consumi e in base a tutto quello che è lo stato di vita di quel motore forniscono una tariffa al cliente finale. Questo come è possibile? Ovviamente questo è possibile se quel motore è continuamente connesso con quello che è l'hub di Rolls-Royce, che in questo modo riesce a ottenere una serie di informazioni e fare un prezzo definito e verticale rispetto al cliente. Azure IoT Central, proveniente da un'acquisizione made in Italy di Solair, qualcuno di voi l'avrà sicuramente sentita nominare, è l'ambiente di sviluppo semplificato che trasforma una piccola azienda manifatturiera italiana quanto basta diventare una piccola software house per avere le proprie funzionalità di remote monitoring e predictive maintenance da offrire ai propri clienti finali. Abbiamo bisogno di informazioni sempre più real time. Abbiamo quindi bisogno di un nuovo sistema di monitoraggio degli asset produttivi e dei prodotti finali, in modo tale da migliorare sia i processi produttivi che migliorare la telemetria del prodotto, avere sempre più informazioni sul ciclo di vita del prodotto stesso. Abbiamo bisogno della cosiddetta predictive maintenance, quindi abbiamo bisogno di un sistema che ci permetta di ridefinire il modo con cui noi andiamo a fare manutenzione e andiamo ad agire sul cliente in post vendita. Questo consente di portare la tipica azienda italiana che lavora normalmente in questo stage, c'è un problema, devo reagire, devo fare qualche cosa, a una integrazione dei processi, ma soprattutto delle persone, per lavorare in modo orchestrato. Bisogna portare le tecnologie, ma bisogna soprattutto far lavorare bene le persone all'interno dell'azienda con le tecnologie nuove e le tecnologie vecchie per ottimizzare e sincronizzare il lavoro delle persone. È proprio nel partner come Sedapta, specializzato nel mondo del manufacturing, che come vedete è uno di questi nostri core pillar, che noi riusciamo ad entrare e a specializzarci in un mondo che ha bisogno di conoscenze tecniche e specialistiche incredibili. Troppe aziende negli ultimi 5 anni hanno investito soldi per fare dei repository di dati che non hanno fatto nulla, mentre sempre di più quando si raccolgono dati arrivano a una frequenza tale che bisogna subito associare degli algoritmi affinché queste informazioni diventino processi. Le aziende, se sono brave, possono decidere sui big data, ma guadagnano dai processi. Quindi questa coppiata di nuovi dati e nuova artificial intelligence dà alle nostre aziende la possibilità di creare nuovi processi su cui guadagnare. Noi abbiamo dei sistemi intelligenti per interpretare i dati, trasformarli in informazioni, prendere queste informazioni, trasformarli in flussi, orchestrarli e chiamare le persone a intervenire nel punto giusto, nel momento giusto. Tu aumenti l'efficienza della tua azienda e riduci i tuoi costi. Buongiorno a tutti, sono Marco Plankensteiner, rappresento FlexNav, un'azienda che si occupa specificatamente di soluzioni Dynamics NAV e che ha adottato la suite Sedapta come strumento strategico per alcuni tipi di aziende. Facciamo parte di un gruppo
più grande, un gruppo che si chiama Gruppo SMC, che ha scelto Sedapta come uno dei suoi prodotti strategici. Arriviamo a un certo punto a un tipo di clientela che ha bisogno di più. Ecco che in quel caso la suite di Sedapta si è rivelata un elemento strategico e vincente. Per dargli capacità finita, per dargli poi il demand planner, dobbiamo dargli una soluzione di livello più alto. Ed ecco che abbiamo adottato Sedapta, che si è rivelata la soluzione giusta per questo tipo di clienti. Parliamo di Umbra Group, un'azienda che ha sempre creduto e ha sempre spinto sull'innovazione tecnologica e soprattutto su quella che è l'integrazione fra le sue persone e l'innovazione tecnologica portata dall'adozione di soluzioni applicative. Quindi oggi il modello che Umbra Group intende realizzare, avendo cambiato dimensione e avendo internazionalizzato la sua struttura, è quella di centralizzare una soluzione di pianificazione, di alimentare in cascata dei sistemi di scheduling a capacità finita misurati da sistemi di shop floor monitor.